Ciao a tutti ragazzi e bentornati su Top Games. Io sono Andrea e voglio sapere come va in questo venerdì di Pasqua. Mi raccomando, lascia un like, iscriviti al canale e attiva la campanella in modo che YouTube possa avvisarti quando carico il prossimo video. Oggi, dopo tante richieste, andiamo a parlare per la prima volta seriamente dello stregone. Per sbaglio, un po' perché l'ho cercata, un po' perché no, un po' perché mi sono capitati i pezzi giusti, mi è venuta fuori una build ad arco veramente pazzesca. In pratica carico la super ad una velocità imbarazzante, ho sempre granate, esattamente come succede con il titano, mi ritrovo ad avere una build che per il PvE è fenomenale ragazzi. Diciamo subito una cosa, per quanto io adori Goku quando fa la Kamehameha, Dragon Ball in generale e tutto il resto, lo stregone che fa l'onda energetica, a me non è che piaccia tantissimo. Trovo il movimento nel momento in cui la super è attiva molto lento, trovo difficile direzionare il colpo, ma diciamoci una cosa sincera. Il fatto di avercela ogni 10-15 secondi mi fa anche dimenticare il fatto che potrei sbagliare mira, tanto ce l'avrò immediatamente dopo, chi se ne frega se sbaglio, no? Ma andiamo a vedere insieme come funziona effettivamente questa build su campo. Avete contato insieme a me? 19 secondi ragazzi tra la prima super, prima di iniziare, e quella dopo aver iniziato. Consideriamo un secondo che ho perso per correre verso la porta e diciamoci anche una cosa. Ho lanciato la seconda granata con del delay. Avrei potuto lanciarla molto prima e arrivare più o meno sui 15 secondi. Che dite? È una build carina. Guardate, sono tanto contento di questa build che faccio il ragazzino col ciuffo che esce dal berretto oggi, pazzesco. Ho sbagliato shampoo, è terribile ragazzi, giuro. Vi auguro che a voi non capiti mai di sbagliare shampoo quando avete un sacco di capelli in testa. Ma torniamo al nostro stregone pazzesco. Allora, dove si può usare questa build? In PvP? No ragazzi, scordatevi il PvP con questa build perché fareste ridere i polli, non riuscirete mai a caricare una super a quella velocità in un PvP. Questa build è solamente per il PvE. Fa parte di nuovo delle no build che faccio io per divertirmi ragazzi. Questa build in particolare va benissimo per gli assalti, se modificata e adeguata alla situazione può essere utilizzata anche in un Kala, può essere utilizzata forse anche in un GM, ma ci vogliono determinate cose come il rompere e liberare, ci vogliono le armi per il barriera eccetera, quindi andremo a sacrificare un paio di voci, un paio di mod per dare spazio a quelle utili nel Kala. Per il resto questa è una build divertentissima perché cioè praticamente io lancio una granata, basta che uccido 3 nemici e ho di nuovo la granata. Se ne uccido 2 arrivo a 3/4 e a quel punto viene in mio soccorso la mitraglietta che mi va a creare energia per le granate grazie a demolitore. Ma guardiamo insieme la build del mio stregone. Allora, intanto evoca tempeste, ramo centrale. Abbiamo la granata ad impulsi, il salto mettete quello che vi pare e io utilizzo sempre fonte curativa perché la trovo la cosa più utile del gioco. Abbiamo la corona
delle tempeste. L'ho droppata da Xur e devo dire che Rebbi Conduttori, le uccisioni con le abilità ad arco ripristinano le abilità ad arco, è una delle cose più utili che abbia mai visto su un'esotica. Polvere delle armi, come sappiamo bene, ottiene energia bonus per la super uccidendo nemici con le granate. E fin qua sappiamo già come funziona. Riciclatore di impulsi, anche in questo caso lo sappiamo perché è esattamente quello che usavo nella build per il titano, quindi i colpi di grazia con le granate forniscono energia per le granate, quindi uccidere i nemici con le granate mi ridà l'energia delle granate, questo mi serve per avere sempre la granata carica. Qui non ho messo niente di che, ho messo luce elementare, ma perché sostanzialmente non è che mi serva qualcos'altro per far funzionare la build. Ho usato assoluzione perché mi riduce il recupero di tutte le abilità ogni volta che raccolgo una sfera di potere. Le sfere di potere io le vado a generare con afflusso cromato o in altri modi con la super e via dicendo. E poi ho bombardiere che riduce il recupero delle granate quando utilizzi le abilità di classe. E poi distribuzione che riduce il tempo di recupero di tutte le abilità quando utilizzi le abilità di classe vicino ai nemici. Questa sostanzialmente è la build. Le armi sono a scelta propria, cioè mettete un po' quello con cui vi trovate meglio, ragazzi. Io ho messo l'afflusso cromato tanto per metterlo, non è necessario, l'ho messo perché era l'unica arma prodigiata che avevo sullo stregone. Poi ho messo Minuti Contati, che è una mitraglietta che io adoro, che ha demolitore. Ovviamente se cercate troverete anche magari le lanciagranate secondario con demolitore, che vi fa veramente tanto comodo. Ma per il resto è una build molto elastica. Quello che vi serve più di tutto è l'esotica, la corona delle tempeste, e le due mod che sono polvere delle armi e riciclatore di impulsi. Bombardiere e distribuzione devo ancora capire quanto siano utili perché devo fare dei test. Secondo me questa build può andare ancora più veloce. Considerate che io non ho neanche un 100 nelle stat. Sono oggetti messi a caso questi. Le mie build più che altro si basano sugli item che vado a montare, non tanto sui valori che un PG ha. Considerate questo. Prima di tutto io scelgo che cosa voglio che la mia build faccia, dopodiché vado a cercare le cose che mi servono per farla funzionare. In questo caso mi sto concentrando molto su build veloci, da gioco rapido, quelle che ti permettono di avere sempre la granata e sempre la super pronta. Tra un po' incominceremo a vedere magari anche altre tipologie di build, quelle che ti permettono di essere praticamente immortale, che ti danno scudi, quelle che ti danno invece invisibilità e altre cose. Per ora però voglio finire questo ciclo di build basate sulla super. Quindi ragazzi, che dire, sicuramente avrete degli ottimi consigli da darmi perché io, ripeto, come sempre non sono un pro di questo gioco. A me piace giocarlo, mi piace leggere le cose, è per questo che riesco magari ad incastrare i pezzi giusti nel posto giusto, però non conosco tutte le sue sfaccettature, quindi mi aspetto da voi dei consigli qua sotto nei commenti. Mi raccomando, lasciate un like, iscrivetevi al canale e attivate la campanella per sapere sempre quando caricherò il prossimo video. Per oggi è tutto, noi ci rivediamo nel prossimo video sempre qua su Top Games e tratteremo il cacciatore. Ciao a tutti!